Quando cambiare una catena, vi spiegheremo quando cambiare una catena, come si fa a cambiare una catena, come si fa a individuare il livello d'usura. In questo caso l'esempio sarà fatto su una trasmissione elettronica di SRAM ed è il Force a 12 velocità. Vedremo qual è il livello d'usura della catena che andremo a cambiare e appunto quali sono le procedure e le accortezze che si devono utilizzare. Quando cambiare la catena e perché cambiarla? Beh, perché cambiarla è presto detto. Una catena quanto vi costa? In questo caso abbiamo una catena che è montata su un gruppo RED, la catena è quella flat top originale del gruppo RED. E una catena quanto vi costa? 80-90 euro? Ok, va bene, una bella cifra. Confronto al pacco pignoni che vi costa 300 euro, direi che vale la pena un controllo in più della catena. E quindi tenerla periodicamente cambiata. So che molti dicono, mi chiedono ogni quanti chilometri devo cambiare la catena, ogni 1000, ogni 1500, ogni 2000. Io non do una risposta sulla base dei chilometri perché tutto dipende dall'utilizzo della bicicletta e soprattutto dal periodo in cui si utilizza maggiormente la bicicletta. Ovviamente le condizioni climatiche fanno molto sull'usura della bicicletta. Il rider, l'atleta, fa molto sull'usura della catena, i watt che sprigiona, la potenza delle gambe, i percorsi che abitualmente frequenta. Quindi qual è il metodo per vedere quando la catena va cambiata? Anche qua non fate i tirchi e procuratevi uno di questi due strumenti. Questi sono due calibri, ok, che vanno a misurare l'usura della nostra catena. Quello che vi consiglio io, che è diciamo permette una lettura più precisa e molto più rapida, è questo, ed è uno strumento della Unior, lo potete trovare anche in vendita sul nostro sito. Come si usa questo strumento? Molto semplicemente, allora, noi posizioniamo una parte, uno di questi piccoli perni in una semimaglia e l'altro lo andiamo ad adagiare su una ulteriore semimaglia. Come vedete, lo posizioniamo sullo zero iniziale e andiamo a vedere, girando praticamente il perno all'interno della semimaglia, qual è lo stato d'usura. Considerate che le catene da nuove vi danno una, tra virgolette, usura, ma in realtà non si tratta di usura, ma si tratta di un agio di mobilità della catena dello 0,25%. Quando bisogna cambiarlo? Quando questa usura supera lo 0,50% o addirittura preventivamente quando si avvicina allo 0,50%. Buono, questa catena è una catena che si avvicina allo 0,50% e che ovviamente il proprietario desidera sostituire prima di andare a compromettere il pacco pignoni e ovviamente anche l'usura delle caurone, che comporterebbero sicuramente una spesa maggiore. Benissimo. Come andiamo ad operare? Bisogna ovviamente togliere la catena. Ci dobbiamo procurare, e qualsiasi ciclista dovrebbe averne in casa, due chiavi come queste che servono per aprire e chiudere le false maglie di una catena. Recuperiamo la falsa maglia della nostra catena. Ok, vediamo che è qui. Posizioniamo la nostra pinza e apriamo la falsa maglia. Perfetto. Ok. La lunghezza della catena qual è? Allora, la lunghezza della catena in questo caso è molto semplice, perché la catena non è una catena altamente usurata, quindi potete tranquillamente adagiare la catena su un piano e riprodurre la lunghezza di questa catena sulla vostra nuova catena. Nel caso contrario, ok, andate sul sito della SRAM e dove potete trovare praticamente il modo per determinare la lunghezza giusta della catena. Sbagliato la catena alla stessa lunghezza della catena precedente,
molto bene. Ovviamente ho messo una catena originale SRAM Red, sempre con profilo flat superiore, quindi flat top. Andiamo a mettere la falsa maglia. Mi raccomando, non fate l'errore di dire ma la falsa maglia della precedente catena la riutilizzo e tengo quella nuova in tasca per l'eventualità. Vanno utilizzate assolutamente false maglie nuove, tanto quanto la catena. Ok, a questo punto avvicino la nostra falsa maglia agli inviti per i perni e come faccio a chiuderla? Con l'apposita chiave. Falsa maglia scattata, verifico la mobilità, è perfetta. Sentite che la cambiata è perfetta e silenziosissima. Perfetto, finito. Quindi, quando cambiare una catena, ve lo dice questo strumento, il calibro, procuratevelo. Come cambiare una catena, se avete una catena poco usurata, ripercorrete praticamente, riproducete la misura della vostra catena su quella nuova, o altrimenti fate riferimento alle indicazioni dei produttori. Ed infine procuratevi queste due pinze, ok? Ci sono anche delle versioni che posseggono, diciamo, una forchetta che vale sia per l'apertura che la chiusura della catena, altrimenti non riuscite ad completare l'operazione. Questo è quanto, spero che il nostro video vi sia piaciuto e alla prossima!